L'autunno è arrivato e oggi prepareremo questi deliziosi biscotti a forma di zucca. Questi biscotti dalla forma inconfondibile nascondono un cuore morbido e goloso di mandorle e cioccolato fondente. Un modo originale e delizioso per portare un tocco autunnale in tavola. Prepararli è piuttosto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto è servito. Ma prima di iniziare, se non siete ancora iscritti al canale, fatelo adesso, a voi non costa nulla, ma per me è un grande aiuto. E adesso iniziamo. Allora, in una ciotola inseriamo il burro, e lo zucchero. E lavoriamo il composto fino ad ottenere una crema. Quando avremo ottenuto questa consistenza, allora potremo aggiungere un uovo. E continuiamo a mescolare. Quando l'uovo si sarà incorporato al composto, possiamo aggiungere la farina. Ora il composto si potrà lavorare con le mani. Ma prima inseriamo un po' di estratto d'arancia oppure un po' di scorza d'arancia biologica. Ora che il nostro impasto è pronto, ne togliamo una piccola quantità. Così, una noce di pasta. Nel resto della pasta, quella più grande, mettiamo un po' di colorante arancione. E ora avvolgiamo il nostro panetto arancione nella pellicola trasparente. Prendiamo ora l'impasto più piccolo e vi inseriamo un po' di colorante verde. E anche questo adesso lo avvolgiamo nella pellicola trasparente. E adesso possiamo riporre in frigo i nostri panetti per almeno un paio di ore. Nel frattempo prepariamo l'altra preparazione, ovvero il ripieno di mandorle e cioccolato. Quindi in una ciotola inseriamo la farina di mandorle. Potete utilizzare anche le mandorle spellate intere che poi frullate e otterrete ugualmente la farina di mandorle. Inseriamo poi lo zucchero a velo, un albume e iniziamo a mescolare. Quando l'impasto avrà raggiunto questa consistenza potremo aggiungere 50 g di cioccolato fondente, che io andrò a sciogliere al microonde. E ora non ci resta che terminare di impastare fino ad ottenere un panetto liscio e compatto. E per finire avvolgiamo anche questa nella pellicola trasparente. E riponiamo in frigo anch'essa per almeno un paio di ore. Ora riprendiamo il nostro impasto e lo stendiamo con uno spessore di circa mezzo centimetro. E ora con un coppapasta da 9 cm andiamo a formare dei dischi di pasta.
L'impasto che ci avanza lo rimpastiamo, lo stendiamo e formiamo altri dischi. Ora riprendiamo invece il nostro impasto con mandorle e cioccolato, con il quale formiamo un filone di pasta. E servendoci di un tarocco andiamo a formare dei tocchetti di pasta che devono essere della grandezza poco meno di una noce. Questa è la grandezza che dovranno avere. Ora con questa formiamo delle sfere. Prendiamo un disco di pasta e inseriamo l'impasto alle mandorle e cioccolato al centro e chiudiamo. Questo è quello che dobbiamo ottenere, una sfera perfetta tutta arancione. E adesso, servendoci di uno stecchino, andiamo a dare la forma di una zucca. Intanto, come prima cosa, diamo una schiacciata in alto e con un dito facciamo pressione al centro. E ora, servendoci di uno stecchino, diamo forma alle caratteristiche righe della zucca. Ripetiamo il procedimento per tutti gli altri. E ora prendiamo la pasta frolla verde con la quale formiamo i penducoli delle zucche. Qui dobbiamo fare un po' a mano libera. Allora io faccio così, formo il penducolo e poi faccio una base più aperta. In questo modo e lo applico alla zucca. Ripeto il procedimento per tutte le altre. E adesso siamo pronti per infornare con forno ventilato 160 gradi per circa 20 minuti, se forno statico 180 gradi per gli stessi tempi di cottura. E adesso i biscotti a forma di zucca sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Pronto e servito.